Ciao a tutti! Oggi andremo a vedere le piante all'esterno in che condizioni sono. Il video che vedrete l'ho girato lunedì 20 novembre. Di notte la temperatura gira intorno ai 2 gradi centigradi. Infatti ogni mattina devo grattar via il ghiaccio dal parabrezza dell'auto. Adesso è passato da poco mezzogiorno e ci sono solo 10 gradi. Andiamo a vedere le piante all'esterno in che condizioni sono. Questa è la piccola Flexuosum, a cui dovrei dare un po' di estratto di equiseto. Ormai si vede dalle foglie che sono un po' sofferenti, ingiallite. L'equiseto fa miracoli, però con queste temperature non so quanto sia efficace. Qui abbiamo un tabasco che sta subendo parecchio il freddo. La pianta ha perso quasi tutte le foglie e alcuni rami si stanno seccando, ma qualche frutto è maturato. Questa è sempre una frutescens che però sta molto meglio, infatti ha molte più foglie, molti più frutti e ha un solo ramo seccato dal freddo. Eh sì, come potete vedere è proprio secco. Invece qui abbiamo una chinense, bella in salute, è una Wild Brazil. Frutti piccoli come mirtilli bombati che si trovano solo al supermercato negli ultimi anni. Dal verde diventano arancioni a maturazione completa. Sono dolci, croccanti e belli piccanti. Logicamente meno piccanti di un habanero. Inizia a staccarsi qualche foglia, ma per essere un chinense e per essere alle porte dell'inverno direi che è davvero in forma. Questa Annum invece è quella del ramo spezzato. Vi ricordate il video? Ve lo lascio qua. Come potete notare è guarita alla perfezione. Sui rami spezzati sta ancora portando a maturazione alcuni peperoncini. Davvero una pianta molto resistente, molto produttiva. I peperoncini sono molto buoni e piccanti. E qui abbiamo il re dell'inverno. Questa Chiltepin cappuccino. Chiltepin, speriamo che si pronunci così, sta per passare il quarto inverno all'esterno. E infine la bellissima Orozco, pianta affascinante. In estate molte foglie erano violacee, ma più si avvicina l'inverno e più stanno diventando proprio nere. Davvero bellissima. E i peperoncini sono buoni e piccanti. E questo è il raccolto di oggi, lunedì 20 novembre. Cerchiamo di raccogliere tutti i peperoncini maturi o quasi maturi che troviamo sulle piante, così che magari riusciranno queste piante a portare a termine anche la maturazione degli altri frutti, se siamo fortunati. Adesso vi svelo 6 cose da fare assolutamente se volete anche voi avere qualche possibilità che le vostre piante riescano a superare l'inverno all'esterno. Inoltre, se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale, così vi arriveranno le notifiche per i nuovi video e mi aiuterete a crescere ulteriormente e poter portare più materiale. Come prima cosa dovete selezionare le piante più sane e rigogliose che avete. Seconda cosa, più terra c'è nel vaso e più calda rimarrà la radice, il cuore della radice, il fittone. Se il fittone gela, la pianta muore. Terza cosa, le piante devono assolutamente essere esposte a sud. Più sole prendono e più calore prenderanno. 4. Proteggere dall'aria fredda. Quindi mettete un riparo, un pezzo di legno, qualsiasi cosa che le mantenga al riparo dal vento gelido, perché quello è micidiale. 5. Non dare troppa acqua. Dovete assolutamente soppesare il vaso. Lo prendete qua, lo alzate, sentite subito se la pianta ha bisogno di bere. Vi renderete conto che in inverno la pianta beve molto meno. 6. La cosa forse più importante di tutte, non potare le piante, perché andando verso l'inverno la pianta va in riposo vegetativo. Quindi se voi fate una ferita la pianta non riuscirà a cicatrizzare. Se non cicatrizza è molto probabile che da lì prenda delle malattie, dei funghi e quant'altro. Quindi evitiamo di potarla prima dell'inverno.
Inoltre, io è da ottobre che non do più concime, perché appunto la pianta ha rallentato tantissimo, beve molto meno e quindi è inutile dargli giù concime che poi le risulta anche nocivo a un certo momento. Vedete come si comporta la pianta? Logicamente se ingiallisce non è a causa di una carenza di concime, è perché stiamo andando verso l'inverno e il ciclo naturale delle piante vuole proprio questo. Come sempre, se avete domande, lo spazio sotto è tutto vostro. Vi ringrazio per essere stati con me, vi do appuntamento al prossimo video e piccanti saluti! Red Joe.